Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi voglio riprendere un po' gli ultimi due video, non quello ovviamente sulla lucidatura, quelli precedenti, e mischiare un po' di tecniche. Quindi, siccome avevo fatto, non so per chi l'ha visto, questa tela qui, che in realtà doveva essere un ring con disegno di perle, ma mm, avevo sicuramente sbagliato tecnicamente delle cose perché avevo mixato degli smalti e insomma non erano risultati reattivi come mi aspettavo, per cui non mi piaceva assolutamente il risultato, però mi piacevano i colori, per cui ho giocato con alcuni strumenti sopra, che adesso andiamo a vedere, per creare un po' questo motivo, per cui insomma alla fine l'avevo ottenuto perché giocare con questi strumenti avevo creato questo risultato che insomma non era insomma il mio top di gamma, però non mi dispiaceva. Ecco. E stessa cosa nel video successivo che non ho perché ho messo a lucidare, ho lucidato anche quello, anche se non erano ancora passate settimane, per cui ce l'ho nell'altra stanza da asciugare. Comunque era quello con i fiori di perle, ok? Il Pearl Flower, quello è una tela abbastanza grande con una cornice di perle e decorazioni di fiori fatti col palloncino. Ecco, vorrei mischiare, cioè quindi prendere alcune cose da un video e alcune cose dall'altro e provare a fare una cosa che unisca tutte e due le procedure. Quindi la mia idea sarebbe penso una tela rotonda questa volta, tipo queste, sono un diametro 30, tipo una cosa così, e la mia idea sarebbe quindi di fare una base bianca di smalto satinato e userò questa perché questa è molto reattiva, per cui penso possa essere il compromesso giusto eh, per quello che ho in mente. Comunque ne ho ancora un po' e la voglio finire prima che si deteriori troppo. Questi smalti all'acqua non durano tantissimo una volta aperti, anche perché hanno queste confezioni veramente terribili che poi non richiudono più bene. Quindi userò questa e la userò pura, solo con un goccino d'acqua. Quindi farò una base bianca e sopra farò un ring. L'unico mio dubbio è che questi colori li ho preparati ormai una settimana fa, perché pensavo di avere il tempo di utilizzarli, poi in realtà insomma sono stata impegnata più del previsto con il lavoro e non li ho lasciati lì un pochino troppo, li avevo coperti così con un bicchierino sopra, però sai un pochino d'aria entra, per cui non sono sicura che siano ancora ottimali. Ho aggiunto un pochino d'acqua per stemperarli perché iniziavano un po' ad addensare, più che ad addensare a raggumarsi, che è questo che non mi piace, che mi fa un po' paura. Adesso ho aggiunto un pochino d'acqua e li ho mescolati molto per cercare di recuperarli. Spero di non fare un pasticcio, perché sono un po' tutti così. Cioè da vedere così filano, ma io col bastoncino sento ancora qualche grumo. Vabbè, speriamo di non fare pasticci. Comunque l'idea è di fare questa base bianca con lo smalto satinato sopra un ring. Quindi la mia idea è di creare perle, ma di avere anche un ring abbastanza definito. Quindi per fare le perle serve una consistenza molto sottile, per fare un ring definito servirebbe una consistenza un po' più spessa. Io cercherò di trovare un compromesso, perché comunque non voglio un ring infangato, un po' scialacquato, lo vorrei con un disegno un po' più definito, per cui non voglio usare una consistenza troppo sottile. Motivo per cui uso questo smalto, perché è molto reattivo se usato puro, anche con delle consistenze un po' più spesse.
E poi una volta fatto questo, io quello che mi aspetto è che esca un po' una cornice di perle e su questa cornice di perle andrò a giocare con il palloncini, per creare un po' dei fiori. E ho anche il getto d'aria, la mia cannuccia, adesso questa è un po' deteriorata, però creerò, prima sposterò la vernice con l'aria, poi metterò il palloncino, come ho fatto poi nell'altro video. Userò sicuramente il pettine, credo, sì. L'altra volta avevo usato questi denti qua, ma credo che siano, non lo so, questi o questi, adesso vedrò. E per creare dei disegni e poi ho la mia catenella, quella a pallini per creare altri motivi. Quindi parto con una base di smalti satinati, che sono ovviamente la mia passione, dopodiché cercherò di giocare con altri strumenti. Questo è il concetto. Sperando che questi colori siano ancora buoni. E niente, vediamo cosa esce. Io vi lascio adesso la visione della realizzazione e poi vi faccio vedere il risultato asciutto alla fine. Buona visione!
Eccoci qua. Allora, sono di nuovo qui perché volevo spendere due parole sul risultato questa volta, nel senso che, allora, questo è il risultato asciutto. Mm. Non è venuto come ce l'avevo in testa io, ovviamente. Avete visto che le perle, io in realtà pensavo a tante piccole perle intorno, in realtà sono uscite pochissime perle grosse e quindi niente, le ho graffiate con il pettine, perché erano molto grosse ed erano poche, quindi insomma non mi, non mi esaltavano molto. Però avete visto che poi durante l'asciugatura c'è anche questi graffi, vedete questi dettagli qua, erano i disegni creati con il pettine e durante l'asciugatura si sono un pochino gonfiati perché questa vernice è molto reattiva, quindi bisogna stare attenti perché continua a reagire anche in fase di asciugatura. A volte il rischio è di rovinare un po' il risultato, però si è un pochino gonfiato, però insomma non mi dispiace. E vedete che perché sono uscite poche perle? Questo è il famoso equilibrio tra le consistenze e le concentrazioni. Le perle vorrebbero una consistenza molto sottile, ma avere dei disegni di ring un po' più definiti, poi in realtà qua alla fine li ho un po' cancellati, però anche per poi ottenere un disegno un po' più definito col pettine, non potevo colare sopra mm, un ring troppo sottile, per cui questo ha giocato un po' a sfavore delle perle. Ok? I colori sono magari un po' più brillanti, però le perle si sono un po' sacrificate. Mm, il colore non era splendido, adesso qua tutto sommato non si vedono perché eh, ogni tanto durante il video, vabbè che certe parti le ho accelerate, per cui forse non si vede bene, però ho davvero raccolto tanti grumi con la pinzetta perché il colore era un po' raggrumato, quindi attenzione quando preparate il colore o lo chiudete bene in un barattolo col tappo, col coperchio proprio che insomma non lascia passare aria, o altrimenti va veramente utilizzato in 2 o 3 giorni al massimo perché sennò non va bene, insomma rischiate di rovinare il lavoro. Comunque, questo è il risultato. Non lo so, è uno di quei risultati che devo tenere un po' davanti e contemplarli per decidere se mi piace o no. L'impatto generico, quindi globale, non mi dispiace. Se vado a vedere i singoli dettagli, cioè devo guardare l'insieme, perché se lo vado a frammentare non mi fa impazzire. Comunque, questo è il risultato del mix di tecniche e trovo comunque divertente giocare con vari strumenti e mischiare un pochino le tecniche, quindi credo che farò altre cose. Comunque, per oggi è questo. Spero comunque di avervi dato qualche spunto creativo. Se è così, vi chiedo per favore di lasciare un like, non vi costa assolutamente nulla, ma questo permette ai video di circolare di più e ovviamente è la motivazione primaria di chi fa video, no? Quindi grazie a tutti per essere stati con me, io vi do appuntamento al prossimo video, buona settimana a tutti!